What's up folks, what's up YouTube, benvenuti al salotto di AJ Matt. Questa la possiamo considerare una prima puntata perché andiamo a trattare la rubrica Il salotto di AJ Matt con ospite. Infatti, signore e signori, abbiamo oggi l'ospite, un grosso saluto a Matte Trucca. Yo. Ciao Matte. Andremo a trattare una puntata dedicata quasi interamente alla memorabilia. Vi devo dire una cosa folks, oggi è il 25 febbraio, ieri il 24 febbraio c'è stato l'ultimo saluto a Kobe Bryant, l'ultimo saluto si è tenuto allo Staples Center, quello che ormai tutti considerano il suo palazzetto. È stato veramente toccante sentire parlare Vanessa, la moglie, è intervenuto Michael Jordan, Shaq, c'erano veramente tutti. Vi ho promesso la puntata su Kobe, la sto preparando, è un pelino lunga perché deve essere una puntata perfetta. Anche noi oggi, a un giorno dall'ultimo saluto ufficiale, lo vogliamo commemorare con questo piccolo video di Nike, perciò vi lasciamo per un minuto con questo video. You'll always be that kid from Philly. Tanti amici lo conoscevano, ci hanno giocato, poi lui si sentiva molto di Reggio. From Lower Merion High School in Pennsylvania. But this kid right here, mark my words, is going to be unbelievable. 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, taking 500 shots. How good is this kid? Back-to-back titles for the Los Angeles Lakers, a three-peat and a sweep. Your fourth NBA championship. The LA Lakers, the 2010 NBA champions. And that was the first time I knew of your greatness. He would think about what should I do to motivate this guy. 81-point game. Olympic champion, the United States of America. Falls down, and he is hurting. But the Lakers need him at the free throw line. Got it. A 60-point game. What an exit for number 24. And the Oscar goes to Dear Basketball. Tienes que trabajar cada día para ese sueño. He didn't just show up at games, he was deeply involved in that. Coaching young kids is the most important thing we can do. You couldn't have written this. Ok folks, dopo il video doveroso torniamo a noi come vorrebbe Kobe, torniamo in campo, torniamo allegri e come dicevo prima l'amico Matte che è venuto a portarci tutta la sua memorabilia e niente, presentati. Allora, come molti di voi sono un amante degli anni 90 di Jordan, sono anno 82. Quindi diciamo che ho cominciato a seguire Jordan bene dal suo ritorno in campo nel 95-96, stagione gloriosa, stagione dei record, dei Bulls, e mi sono avvicinato al basket anche con lui. Prima parlavamo di altre scarpe, le Kemp, Robinson, perché comunque anch'io sono un amante di scarpe, anche se non seguo tanto la linea Jordan, ma altre linee, diciamo, poi magari ne parleremo Faremo dopo. vedere adesso la super scarpa che indossa Matte, anzi 3, 2, 1, la vediamo qua. Dicevamo, quindi la grossa passione per l'NBA appunto è nata proprio con Jordan. Quindi diciamo che gli anni 90 per me sono stati importanti come per tutti. Negli anni, infatti è per questo che sono stato invitato da Matte, Ovviamente. negli anni ho comprato e collezionato diversi oggetti, diverse memorabilia che parlano e elogiano
Michael Jordan, appunto, quindi sia nel discorso dei primi 3 anni, dei primi 3 titoli, 91, 92, 93, il ritorno in campo 96, 97, 98 e anche qualcosina Space Jam di mezzo, il ritorno diciamo particolare, il secondo ritorno di Jordan con i Wizard, quelle stagioni particolarissime, e quindi tutto il discorso appunto legato a Jordan, legato al giocatore e un po' alle sue statistiche, alle sue imprese e alla sua figura in generale. Ragazzi, questa qui è una super puntata, come vi dicevo non si parlerà soltanto di scarpe, ma abbiamo tantissima memorabilia e io direi di iniziare, se Matt è d'accordo, da il genere di memorabilia che lega tutti quanti, che sono le figurine, sia le cards sia gli album di figurine, perciò iniziamo subito con le figurine. Ok folks, figurine, ma caspita, qua ci sono 2 quasi quarantenni che tornano ragazzini, esatto. Caspita, Upper Deck, ma parlami un po' di questo album, Matte, perché veramente mi stai portando indietro nel tempo. Questo è un album dedicato esclusivamente a Jordan della Upper Deck. Parliamo di sticker che si attaccano. Le adesive. Esatto. Quest'album è nato nel 98 ed è assolutamente dedicato a MJ. La cosa molto particolare, a parte il discorso degli anni, divisione degli anni, la cosa molto particolare di quest'album è che ha delle sticker dedicate e sagomate alle tue amate scarpe Air Jordan, alle nostre amate scarpe Air Jordan. Qui time capsule, qui state vedendo delle cose che io, Matte, le sto vedendo solo da te. L'ho avute sicuramente, ma chissà negli anni, non ho avuto la tua costanza, veramente complimenti. Caspita, questo veramente un grande album, ma adesso andiamo al pezzo forte, questo me lo ricordo come se fosse ieri. Parlaci delle cards, Matte. Sempre Upper Deck, ma allora rimaniamo esatto su Upper Deck. Noi qua invece abbiamo le card, quelle diciamo da collezione, quindi non quelle che si attaccano, ma quelle da collezione con questi album che uscivano, che secondo me adesso non escono più, vero? Questi album non escono più, ne stavamo parlando prima. Adesso ci sono le Adrenaline, che sono delle cards molto carine, sempre panini, però nulla a che vedere con questo album, con queste card. Oltretutto folks, se voi cercate mai il valore anche di queste carte, perché noi parliamo sempre del valore resell, ci metto sempre la punta di hype di scarpe, ma qui parliamo di set completi che superano il migliaio di euro, perciò hai anche un piccolo patrimonio, Matte, perché sono cose veramente speciali. Allora, questo appunto Upper Deck, album della stagione, quindi 97-98, mentre lì avevamo album dedicato a Jordan dal 98, okay. Quindi è uscito dopo, ma era per il discorso del ritiro, quindi tutto diciamo una carrellata di quello che è stato tutta la sua carriera cestistica fino al 98, okay. E poi c'è anche un piccolo passaggio nei Wizard, magari ci arriviamo. La cosa particolare di quest'album sono le sticker dedicate, Catch 23, dedicate a Jordan. Ah, come me ne ricordo. Incredibile anche questo album, incredibile. Qui lo vediamo con le 12. Album di figurine con prezzi ancora in lira. Sì, ragazzi. Prezzi ancora in lira. Stiamo invecchiando, alla fine stiamo invecchiando. Ma cosa abbiamo qua? Qui ragazzi, pelle d'oca. Qui veramente pelle d'oca. Queste invece sono edizioni molti particolari. Raccontaci un po', Matte, vai. Edizioni particolari dell'Upper Deck. Queste sono card solo per collezionisti. Io questi set li ho trovati a una fiera del fumetto.
Pensate. Una fiera del fumetto perché c'erano questi banchi che avevano un po' di tutto e abbiamo queste card full size molto belle, appunto. Questo è dedicato al retirement e anche qua abbiamo, diciamo, gli avvenimenti più importanti della carriera di MJ. Adesso farle vedere tutte è una missione, le vediamo c'è anche qualche chicca. Questa con Michael Jordan numero 12, attenzione, la storia della maglia rubata negli spogliatoi, che lui non poteva indossare il 23 ma ha indossato il 12. Storie che magari approfondiremo un giorno, una puntata dedicata a MJ, chi lo sa. Ovviamente ci sarà una puntata per il GOAT. Maglia 45, ne abbiamo parlato l'altra volta. 95 eccetera. Abbiamo anche degli speciali con copertine di riviste e insomma l'ultima uscita dai campi di MJ. Wow, veramente veramente un super box. Sistemiamo quello. Cosa abbiamo ancora qua? Sempre nel reparto figurine. Allora, questo qua non lo conosco, ma le vibe sono molto positive. This Unique 10 Card Set, ok, ce ne parlerà adesso Matte più nello specifico, perché mi interessa molto questo mini box. Questo è un mini box, anche queste full size, veramente una grandezza esagerata. È un box di 10 figurine dedicate appunto a Michael Jordan, alla carriera nei Bulls, ma soprattutto alle fasi di, diciamo, elevazione, quindi tutto quello che è le azioni, diciamo, più adrenaliniche di MJ, carriera Bulls, le palle recuperate. Wow. Ok, ci siamo, insomma. Stupenda. Veramente un'altra super chicca. E qui abbiamo un career set di MJ. Questo qua me lo ricordo, ma lasciamo parlare il proprietario. Questa qua è un'altra super chicca, folks. Questa è un'altra super chicca. Questo è un set uscito nel 99. Sono 60 card dedicate a tutta la carriera fino al 98 di MJ. Tra l'altro c'è questa mega card ad aprire sulle fantastica del 97, quindi 5 volte campione. E qua ci sono appunto 60 card, non ve le facciamo vedere tutte, se no dobbiamo dedicare una puntata apposta solo alle card. Diciamo tutti i passaggi importanti quando lui era piccolo, che giocava a baseball negli anni 70, i primi anni 86, 63 punti, 86 l'anno, i primi 3 titoli, gli altri 3 titoli. È un set veramente completo, molto bello questo. Fantastico, molto bello. Fantastico, lo rifacciamo vedere. Veramente un super set, sempre Upper Deck. Non le fanno più queste cose, Matte, ma perché si è perso il valore della carta stampata. Adesso io ho l'album di figurine di questa stagione, ho le Adrenaline, ma riprendere queste cose in mano, folks, adesso non so quanti di voi sintonizzati hanno la nostra età, comunque sono dei nostri anni, ma ti riporta a quegli anni. E ti riporta a quegli anni, sì, è incredibile. Sono diverse le cose adesso, sono diverse le scarpe, sono diverse la carta stampata, è diverso tutto. Allora, vediamo ancora un ultimo set, sempre per quanto abbiamo tenuto il più bello per ultimo, ovviamente, sempre per quanto riguarda il reparto figurine. Anche qui super size, fai vedere la confezione che è fantastica. Wow, e cosa abbiamo qua, Matte? Allora, questo è un altro set commemorativo, perché fondamentalmente stiamo parlando di tutti
set commemorativi. A parte i 2 album che sono diciamo standard della season, della stagione, come se andasse voi adesso a comprare il classico album in edicola, questi qua sono tutti set commemorativi di MJ. Esatto, infatti quello che dicevi, non le fanno più queste cose, non perché le fanno più. C'era proprio l'hype, il ritiro di Jordan dovevano commemorare, quindi un po' questo. Esatto. Questo è particolare perché questo set ha un CD audio con delle interviste e con degli audio originali, questo qua è il CD audio, con degli audio originali anche delle partite e delle interviste, quindi tutto quello che appunto era commemorazione di tutte le azioni, i risultati, ci sono i 63 punti, ci sono un sacco di cose, però fino qua era fino al 96, perché infatti c'è questa diciamo card che copre il CD, la cover, sì, la cover che ve la faccio vedere meglio, in cui c'è scritto 4 NBA Championships. Parliamo quindi fino al 96, tra il 96 e il 97 ancora dovevano esserci altri 2 titoli. E poi questo set, dai pure leggo io, questo set è sempre full size, Jordan Experience. Anche qua ci sono delle foto proprio in game, first round dell'86 come vi ho fatto vedere, NBA Finals del 92 contro Portland di Clyde Drexler, Slam Dunk Championship dell'85 e via dicendo, tutti i momenti diciamo molto importanti, momenti di gioco, fino falla vedere questa è una foto super famosa di MJ. Il terzo titolo, quello del 93, il tripit, il primo tripit. E poi come ultima abbiamo NBA Champions del 96, la finale contro Seattle, perché come diciamo è stato edito nel fine 96, diciamo doveva ancora iniziare la stagione 96-97, quella del quinto titolo, quindi è un'edizione particolare, 4 titoli ancora. Scioccato folks, immagino che lo siete anche voi. Allora, abbiamo parlato ampiamente delle figurine, volevo mettere loro per prime perché sono quelle che poi hanno un po' diciamo sancito la nostra gioventù, perché tutti volevano le figurine dell'NBA, tutti volevano l'album, tutti volevano collezionare e completare, ma adesso passiamo a un altro settore della memorabilia che sono i DVD. Ok folks, dopo tutte quelle super cards ci modernizziamo un po' perché formato disco, andiamo a vedere i DVD e Matte ce li illustrerà. Allora, prima serie, cosa abbiamo qua? Innanzitutto parliamo tutti i DVD usciti tramite Gazzetta. Ok. Infatti, parecchia della roba che ho, devo dire grazie appunto a Gazzetta che ha fatto queste edizioni. Parliamo prima serie, Come Fly With Me, DVD dell'89, attenzione, quindi pre-championships, pre-anelli. Michael Jordan già si era fatto notare per tutta una serie di questioni di dati e di showtime, e quindi questo DVD parla appunto dello showtime di Michael Jordan fino all'89. Michael Jordan Airtime, attenzione, DVD del 93. Quindi parliamo dei primi 3 titoli di Jordan. E poi abbiamo Michael Jordan uno su tutti. Questo è invece DVD del 96, quindi un po' come il discorso delle card che abbiamo visto dei 4 anelli. È stato l'anno appunto del clamoroso record 72 vittorie e 10 partite perse in una stagione. E quindi appunto anche questo parla della carriera di Jordan fino al 96, quindi 4 anelli. Wow. Prima carriera. Wow. Poi qui abbiamo questi qua. Allora, seconda edizione Love NBA numero 2, abbiamo Michael Jordan Is Earnest. Questa edizione qua è del 2011 credo. Sì, 2011.
La carriera completa di Chicago Bulls, quindi viene trattato tutto fino al 98, molto completo. Questo invece è particolare, Chicago Bulls, lo spettacolo degli anni 90. Questo invece è dedicato esattamente proprio alla squadra dei Chicago Bulls, perché sappiamo che spettacolo, e che giocatori. Chi vediamo in copertina qua? Pippen. Abbiamo John Paxson, Jordan, Pippen, abbiamo Steve Kerr, Ron Harper e il mitico Phil Jackson, allenatore che ha vinto di più nella storia dell'NBA. Che anni, ragazzi? Finiamo con questi due. Allora, qua invece questi sono due DVD particolari. Michael Jordan's Playground. Questo DVD, anche questo degli anni 80, mi pare dell'89 anche questo, parla del discorso di Michael Jordan sul campetto da gioco in strada, quindi tutto quello che... Gli inizi. Esatto, gli inizi e il suo rapporto con la strada. E anche quello che poi ha portato sui campi da gioco, ecco. E poi abbiamo 100% Michael Jordan, questo DVD è del 2015 e quindi praticamente parla un po' a 360 gradi di quello che è stato Jordan nel tempo. Nel retro abbiamo Michael Jordan con l'induzione nella Hall of Fame. Quindi praticamente diciamo che questa è un po' la chiusura del cerchio, ecco. La chiusura di una carriera che dire spettacolare è riduttivo. Esatto. È riduttivo, veramente. Abbiamo visto i DVD, folks, adesso passiamo a un qualcosa di veramente interessante. Ok folks, uno sneak peek perché dedicherò una puntata sempre con Matte, se avrà piacere di tornare a riguardo. Ma cosa abbiamo qua? Qui si parla di Adidas, non mi odiate, ma un Adidas un po' particolare. Perché? Sì, queste sono dell'edizione Superstar, che tra l'altro è la mia scarpa preferita, ok, più di streetwear, quindi. Ok, ci sta. Però ci sta. Nel 2006 Adidas fece questa edizione, una scarpa per ogni squadra NBA dell'epoca, quindi 30 scarpe. E quindi io diciamo che ho questa volontà di collezionarle tutte, sono arrivato a quota 13, molto difficile da trovare, soprattutto le dead stock. Immagino. E come dicevamo prima, Bulls e altro, visto che ci sono tutte le 30 squadre NBA del 2006, quindi abbiamo, attenzione, abbiamo New Orleans Hornets, abbiamo Seattle Sonics, squadre che sono cambiate, non ci sono più, eccetera. È vero. Ma faremo, come dicevo, una puntata a riguardo, però non si poteva non far vedere questo tributo super importante di Adidas. Altra super chicca, qui tra le mie mani, folks, ho le Cars. Pochissimi di voi se le ricorderanno, ma nelle prime retro iniziarono a mettere le Cars e credo ci furono anche in qualche OG. Adesso non ne sono sicuro, non mi massacrate nei commenti, ditemelo soltanto, però mi ricordo che in alcune retro c'erano le Cars. Queste Cars oltretutto appartenute a scarpe che hai avuto, certo, assolutamente, che ovviamente visti gli anni sono strausate, mi avete regalato, alcune hai buttato, le scarpe vanno usate. Io le uso molto. Sono tutti matti come me che le tengono nelle vetrinette, le scarpe vanno usate. Qui vediamo questa Cars della Jordan 1. Stiamo parlando di Jordan 1, infatti qua arriviamo poi alla 16, perché quando è uscita più o meno questa scarpa, questa Cars? Nel 2001. Il 2001? Nel 2001, prima del ritorno, come diciamo, di Jordan ai Wizard. Altra Cars, Dunk, perciò si parla delle 3 ovviamente. Altra Cars, vediamo se indovinate. Beh, non potevano che essere le 6. Altra Super Cars, 8. Una delle foto più iconiche credo dopo il Jumpman. Ho visto tanti quadri con questa foto e ovviamente si parla di 5
Chiudiamo le tue preferite. Chiudiamo con le mie preferite. Va bene, abbiamo già detto prima di girare la casa, però tanto molti l'avranno riconosciuta. Chiudiamo con le 11 Folks. Veramente questa è una raccoltina molto molto interessante. Peccato che non hai anche le scarpe, però abbiamo le cards, veramente incredibile. Questa qui oltretutto è la foto del Jumpman, per chi non lo sapesse, è stata praticamente presa esattamente da questo super gesto atletico del nostro MJ. Ok folks, qui mi è stretto il cuore quando ho visto questa cosa, perché mi avevi mandato diverse cose su Instagram, ma non so se mi avevi mandato questa qui. Comunque forse no. Qui abbiamo, non dico altro, un fumetto originale dell'epoca. Quasi paura a metterci le dita sopra, perché sai come sono su queste cose, ma Matte, parlaci un po' di questa super chicca. Super chicca anche questo, edizioni RCS Corriere della Sera, numero unico, nel senso che esattamente frame by frame del film, fumetto disegnato tra l'altro Leonardo Batic, Alberto Saishan, Orazio Ottolini, i disegnatori. E abbiamo esattamente frame by frame, ragazzi, di quello che è il film. Ma dove hai ritrovato questo qua? L'hai preso all'epoca? L'hai preso dopo? Comprato all'epoca. Ma facciamo vedere le action figures. Questo è il finale, con chiaramente la pubblicità all'action figures di giochi preziosi. Tanta roba. Ragazzi, che puntata. Sì. Ok folks, qui entriamo nel vivo della memorabilia, perché abbiamo un'esperienza e degli autografi. Matte, illustraci, siamo tutti occhi e orecchie. Allora, NBA Italia, come sapete, organizza spesso questi eventi a Milano, e qua parliamo di 2 eventi, tutti e 2 del 2017 a settembre. Uno all'inizio, Ron Harper, e uno attorno al 21-22 di settembre 2017, Gary Payton. Io, come altra gente, ho avuto il piacere di vedere e parlare sia con Ron Harper che con Gary Payton, di fargli una domanda a tutte e due e di avere appunto un autografo su queste card che diciamo che davano loro, perché a parte questo che è sfuggito, che in teoria non potevo farlo, me l'hai raccontato prima folks, qui abbiamo l'autografo sul zainetto di Ron, questo. Di Ron Harper, sì. Questo è un gadget di UbiBank, che era uno degli sponsor, che permetteva a pochissimi, e io ho avuto la fortuna perché ho vinto lì di essere uno tra i 30 di tutta la piazza, perché quello di Ron Harper, l'evento era una piazza del Duomo, e quindi ho avuto in più l'autografo su questa sacca, che in teoria lui non doveva farmi, però io gli ho dato anche quello, lui l'ha fatta. Infatti poi gli organizzatori hanno detto no, solo la card, però lui ormai l'aveva fatta, quindi è andata così. E comunque è stata un'esperienza molto bella. Ho fatto un paio di domande sia a Gary Payton sia a Ron Harper, domande particolari, e tutte e due mi hanno risposto. Anche se Ron Harper mi dicevi prima che... Sì, nel senso che Ron Harper, gli ho fatto tra l'altro a Ron Harper una domanda direttamente in inglese. Gli ho chiesto, visto che lui è stato un campione, lui ha vinto titoli con i Bulls ma anche con i Lakers dopo con Kobe. Assolutamente. Visto che lui è stato un campione e lo si ricorda per i successi, gli ho chiesto però tu ti ricordi degli eventi o negativi o particolarmente duri che ti hanno segnato e che ti hanno, diciamo, migliorato, sì, esatto. Sì, ok. E lui mi ha risposto no, non parlo di queste cose perché io sono un vincente, quindi io parlo solo di queste cose qua. E io, diciamo che ho incassato il colpo, ho detto ok, bella risposta. In realtà dentro di me ho detto no, ma non volevo questa risposta. Ovviamente, sì, non ha avuto, diciamo, quell'umiltà. Ok, parliamo di campioni, grandissimi campioni. Assolutamente. Però un campione vero secondo me deve avere anche l'umiltà
di dire guarda ragazzo, bella domanda, in realtà è successo questo, questo e questo, però esatto. Questa è una memorabilia interna, perché oltre ad avere la foto autografata che io avrei già incorniciato con la sicurezza di fianco alle guardie svizzere, ma Matt è molto più easy con tutte le sue cose, oltre ad avere il ricordo su carta e questo ricordo dell'incontro, veramente un'esperienza, è vero, un'esperienza. Ok folks, riviste. Abbiamo un bel malloppone, facciamo una carrellata veloce con Matt, 6.500 lire. 6.500 lire, ma parlaci di American Superbasket, cosa abbiamo qua? Allora, American Superbasket è stata una rivista, secondo me, ricordo benissimo, definitiva, è quello che mi ha aiutato un po' a scoprire l'NBA, a seguire l'NBA. Abbiamo tutti i numeri dedicati appunto a tutto quello che era Michael Jordan dal 97-98 in poi. Facci vedere i tuoi preferiti. Esatto, una carrellata di preferiti. Sicuramente questa è la più significativa. Eccola lì, Oakley dorati. 6S, con gli Oakley dorati, con Phil Jackson. Ma gira, cosa vedo qua dietro, guardate qua, le jersey. Esatto. Caspita, champion. Esattamente. Champion. E resta con noi. Questo era durante il lockout. Esatto, ottobre 98, la stagione del lockout, quando MJ ha detto addio perché insomma Phil Jackson se n'è andato, quindi bye bye Michael. Questo è quando ha dato l'addio definitivo, quindi c'è tutta una carrellata delle copertine dedicate a lui. Poi attenzione, I'm back to quello che dicevamo, il suo ritorno nell'NBA, stagione 2001-2002, eccolo lì, ai Washington Wizards. Esatto, una scelta, vabbè, ci sta, esatto. un fine carriera e questo è importante. La copertina, bam, più significativa. Eccolo, cioè l'ufficializzazione totale con la maglia, con la jersey. Wow. E ci seguono tutta una serie di numeri dedicati a quello che lui ha fatto ai Wizard, praticamente quarantenne, un Michael Jordan da 30-40 punti, che non è poco, in una squadra che purtroppo non ha mai avuto accesso ai playoff nei 2 anni in cui lui ha giocato. Però ha avuto un privilegio enorme di avere comunque sicuramente i palazzetti dovevano essere mi sembra tutti esauriti sempre. E qua 2003, quindi il suo ultimo, diciamo, addio. E poi abbiamo un numero del 2009 con in copertina Metta World Peace ai Lakers, ma questo numero è importante perché c'è appunto l'induction nella Hall of Fame di Michael Jordan e quindi c'è tutto uno speciale in cui si parla di Michael Jordan Hall of Famer, e questo appunto molto importante, che diciamo che, come dicevamo prima sulle figurine, ha un po' chiuso il cerchio della sua carriera, nel senso che è stato quello che l'ha consacrato a livello definitivo. Il suo pianto che è stato memizzato troppo, però sì, il pianto perché è finito, tra virgolette, rimane la sua, la sua leggenda sportiva, perciò ovviamente a livello personale deve essere stato un momento bello intenso. Allora, cosa abbiamo qua? Sì, questa era tutta la parte OG, quindi dell'epoca. Importantissimo questa qua, parte OG dell'epoca, nel senso OG anche le riviste, folks, mi raccomando, OG anche le riviste, non sono ristampe, è tutta roba originale dell'epoca. Qui invece abbiamo dei fascicoli che racchiudono un po' quelle che sono state le varie stagioni. Esatto. Questo lo facciamo vedere per ultimo, con una chicchetta. Sempre edito da Gazzetta. Gazzetta ha fatto questa serie di volumoni. Il primo è 90-91, quindi ha cominciato, diciamo, dal primo titolo
dei Chicago Bulls. Io vabbè, qua ho portato esattamente 6 numeri, cioè quelli dei 6 titoli dei Chicago Bulls. Giusto. E qua è interessante perché ogni volume racconta per filo e per segno come erano le squadre, tutte le statistiche dell'epoca di ogni stagione, quindi sono delle season review di ogni stagione. E la cosa anche molto bella è che in fondo di ogni volume ci sono anche tutti i fatti dell'epoca, quindi praticamente contestualizza molto bene quello che è quella stagione NBA, cosa succedeva. Il primo numero 90-91 c'è la copertina di Nevermind dei Nirvana, per dire. Quindi tutti i fatti dell'epoca per contestualizzare bene quello che era la stagione NBA secondo quello che succede, oppure appunto come dicevamo Germania campione del mondo di calcio. Esatto, sì, c'era una contestualizzazione, esatto. Nell'NBA succedeva questo, nel mondo succedeva quest'altro. Volumi veramente super. Qui abbiamo quello che si può chiamare, Matt, un mix match, un po' di tutto. Esatto. Dal poster, qui parliamo sempre di robe OG. Questo OG, sì, torniamo sull'OG. Questi sono gli album che faceva uscire American Super Basket all'epoca, che erano delle season review anche qua, però senza i numeri, ma diciamo con il meglio delle foto e di quello che succedeva ai tempi di ogni stagione. Qua abbiamo un fantastico Rodman in pose assurde plastiche, come tu ricordi sempre. The Worm. 97-98, purtroppo il 96 non ce l'ho. Vabbè, non si può riuscire, cioè non si riesce sempre ad avere le serie complete di tutto, perché alcune cose ovviamente negli anni o si deteriorano, esatto, si perdono, tutto quanto, però hai anche qui una bella collezione di riviste. Esatto, e quindi season review fotografica. Ok. Qualche poster di MJ assolutamente dedicato a MJ, con i Wizard, parliamo sempre di poster American Super Basket, e anche i poster. Questo era un poster 2001-2002 però di MJ ai Chicago Bulls. E questo poster originale 97-98. Adesso li sto facendo vedere chiusi, in realtà ne apro giusto uno. Facciamo vedere uno aperto. In realtà il poster. Wow, il poster della cameretta. Il poster della cameretta. Fox, questo è il poster della cameretta. Il poster della cameretta. Erano anni. Adesso avete tutto sul telefono, invece una volta noi non guardavamo solo le cose al telefono, anche perché non c'era il telefono per guardare queste cose. Ti mettevi la VHS, ti appiccicavi il poster sul muro e sognavi. Fantastico. Michael Jordan del 94-95. Sentiamo anche il nostro cameraman che da fuori ci dice che anche lui, anche magari un non appassionatissimo Fox come possiamo essere noi, per una persona che l'ha vissuto di riflesso, se vogliamo, aveva un poster di Michael Jordan, perché chi è che non aveva un poster di Michael Jordan? Chi non ha mai avuto una Jordan, chi non ha mai indossato una Nike, anche solo pensando a MJ, veramente. Cultura pop. Questa è cultura popular, pop. Come dicevamo nell'ultima puntata delle Space Jam, questa qui è cultura popular. Chiudiamo questa super carrellata con questo libretto molto interessante, Michael Jordan, le stelle della NBA ai raggi X. Dici un po', Matte, cosa abbiamo qua? Questa è un'altra edizione di 41 volumi, che io ho tutti a 41 tra l'altro. Ok, che ovviamente non si potevano portare qua per il discorso di ingombro. Sempre edizioni Gazzetta, ogni campione ai raggi X, iniziando con Michael Jordan e diciamo tutti i più grandi campioni NBA, statistiche, foto, curiosità, eccetera. Tutto quello che è riassunto del giocatore. Folks, che dire, è stata una puntata super intensa, siamo andati indietro nel tempo, siamo andati alla metà degli anni 90, che poi è la nostra gioventù,
volevo fare un super ringraziamento a Matte, grazie mille per essere venuto. Tornerà Matte per altre cose, tornerà per il discorso anche Adidas legato alle squadre dell'NBA, ci sarà sicuramente una puntata solo su MJ e la sua storia, magari con altri ospiti. Sicuramente Matte è uno dei più grandi connoisseur, se vogliamo, di Torino che conosco, che siamo amici. Che dire, folks, grazie per averci seguito. Questa è stata una puntata un pelino più dilatata, ma come fare altrimenti, perché poteva durare ancora di più. C'era tanta carne al fuoco. Fosse stata per noi poteva durare anche 2 ore e mezza. Mi raccomando, il tasto subscribe, perché ce ne saranno altre di puntate così. Mi raccomando, siate interattivi, lo slogan di sempre, l'interattività è quello che farà crescere questo canale che vi piace, che ci piace tanto. Mi raccomando, nei commenti, mi raccomando, commentate, mi raccomando, condividete. Avete qualcosa in più di riviste, cards e quant'altro, ditemelo, mandatemelo nelle storie Instagram. Mi raccomando, siate interattivi. Grazie ancora, un super grazie a Matte per averci portato questo ben di Dio, e sia alla prossima. Yo.